Perché fumiamo? Al di là del vizio, il fumo è tecnicamente un sistema di somministrazione. Attraverso gli alveoli polmonari i principi attivi raggiungono in pochissimi secondi ogni cellula del nostro corpo e quindi del cervello, ma c'è una differenza abissale tra l'inalazione di un fitocomplesso puro e quello di un prodotto industriale progettato a tavolino per fare soldi. In questo video analizziamo cosa c'è dietro al fumo delle botaniche e sveliamo cosa accade realmente quando accendiamo una sigaretta botanica e quando accendiamo una sigaretta tradizionale. Iniziamo comparando una sigaretta commerciale e una rollata con erbe spontanee commestibili. Eh sì, perché se si può mangiare, si può fumare. 1. Monossido di carbonio. Ogni sigaretta fa male. Chiariamo subito un punto fondamentale. Ogni fumo derivante da una combustione, se inalato, nuoce alla salute. Che si tratti di un blend di erbe spontanee o di tabacco commerciale, la combustione incompleta genera monossido di carbonio. E questo è un nemico silenzioso perché ha la capacità di legarsi all'emoglobina del sangue molto più velocemente dell'ossigeno. In pratica, il monossido di carbonio ruba il posto all'ossigeno e viene trasportato in tutto il corpo, irrorando di veleno ogni singola cellula. Le nostre cellule quindi iniziano a soffocare un po' alla volta perché proprio private della loro linfa vitale, cioè dell'ossigeno. Perché scegliere allora le sigarette botaniche? Perché la nostra scelta deve essere spinta dalla consapevolezza. Se decidiamo di fumare, dobbiamo farlo riducendo almeno drasticamente i rischi collaterali e quindi anche i veleni aggiunti al tabacco industriale, ritrovando finalmente un dialogo onesto e pulito con la natura. 2. Assenza di dipendenza. Le botaniche suggerite nel nostro manuale e quelle che convenzionalmente vengono utilizzate per il fumo non hanno nicotina o se ne contengono ne hanno una piccolissima parte. È la nicotina che crea dipendenza perché agisce come una sorta di falso tasto nel nostro cervello. Una volta inalata raggiunge i recettori nicotinici in pochi secondi, stimolando il rilascio di dopamina, che è il neurotrasmettitore del piacere e della ricompensa. Il problema è che il cervello si abitua rapidamente a questa stimolazione esterna e inizia a smettere di produrre dopamina in modo naturale. Si crea così un circolo vizioso in cui il corpo ne richiede sempre di più per sentirsi meglio, normale. Scegliendo le erbe botaniche andiamo a spezzare questa catena chimica. Non essendoci nicotina, il gesto del fumo torna a essere un'azione consapevole e sensoriale, legata al sapore e alle proprietà delle piante e non quindi a un bisogno compulsivo dettato da una crisi d'assinenza biochimica. 3. Elaborazione della chimica delle botaniche. Le botaniche spontanee, se raccolte, essiccate e conservate nel modo giusto, sono schiette e caratterizzate solo dal loro fitocomplesso. Al contrario, il tabacco industriale subisce una trasformazione che ne altera quasi completamente la natura. Mentre una foglia di vite o di verbasco arriva a noi pura, il tabacco delle sigarette commerciali viene sottoposto a processi di lavaggio e di concia dove vengono aggiunte centinaia di sostanze, dagli umettanti agli zuccheri che ne mitigano la sprezza fino agli esaltatori di combustione. Quello che si fuma in una sigaretta industriale, commerciale, non è più una pianta, ma un composto chimico ingegnerizzato per bruciare velocemente, non spegnersi mai e creare dipendenza. Scegliere le erbe spontanee invece significa eliminare questo rumore chimico e tornare a respirare il fitocomplesso originale della pianta, rispettandone i tempi naturali di combustione e la sua reale identità biochimica. Adesso vi svelo un trucchetto molto furbo utilizzato dalla Marlboro negli anni 60. Per fare cosa? Per massimizzare la vendita delle sue sigarette. L'alcalinizzazione del fumo. Che significa? Mo te lo dico. In natura la nicotina si trova sotto forma di sali acidi. In questo stato la molecola è stabile, ma fatica a superare le membrane biologiche. Viene assorbita lentamente e in quantità ridotta. L'industria del tabacco ha però introdotto l'uso dell'ammoniaca durante la lavorazione. Questo additivo che cosa fa? Innalza il pH della miscela rendendolo basico. Con l'alcalinizzazione del fumo la nicotina si volatilizza in maniera più agevole e viene assorbita con più facilità dal sangue. Tabacco più ammoniaca uguale nicotina più biodisponibile. Questo comporta il rilascio di più dopamina, aumenta il piacere per il nostro cervello, ciò creerà maggiore dipendenza, quindi più vendite e quindi più soldi. Con le erbe spontanee questo non avviene. 4. Il bioaccumulo
un disastro ecologico e umano. Ecco un altro gravissimo problema del tabacco industriale che le erbe spontanee non hanno. Citando le ricerche dell'antropologo italiano Lorenzo Alunni, condotte nell'Alta Valle del Tevere, una delle zone di maggiore produzione in Italia, emerge un dato inquietante. Il tabacco è una pianta che bioaccumula. Infatti il tabacco assorbe avidamente dal terreno metalli pesanti e polonio 210, una sostanza radioattiva derivante dai fertilizzanti fosfatici usati tantissimo nelle colture intensive. Questa manomissione ecologica non resta confinata nel terreno, entra nelle piante, negli animali, nelle persone che vivono quei territori. Lo studio infatti mette in luce un aumento spaventoso di casi oncologici proprio in quelle aree. Quindi fumare industriale non è solo un atto individuale, significa proprio alimentare una filiera che inquina i suoli, avvelena la fauna, distrugge la salute di intere comunità e di interi ecosistemi. Scegliere le erbe spontanee, raccolte con cura e in zone incontaminate, significa sottrarsi da questa filiera tossica. È un vero e proprio atto di ribellione ecologico che protegge noi stessi e tutto il territorio. Ecco quali sono i maggiori rischi collaterali che le erbe spontanee che potremmo utilizzare per farci le sigarette non hanno. Certo, se tutti smettessero di fumare, il mondo sarebbe sicuramente un posto migliore, ma siccome il vizio del fumo è uno di quelli più difficili da debellare, le erbe da fumo possono realmente correre in aiuto. Ecco quindi che possiamo avvicinarci ad erbe comunissime, spesso calpestate e ignorate, e che abbiamo magari in giardino, nell'orto, che troviamo durante le passeggiate e che possiamo comprare comodamente in erboristeria. E giocare con i loro sapori e aromi è pazzesco. Certo c'è da dire che un blend consapevole non è un insieme casuale di foglie. Servono, come per un profumo per il corpo, 3 componenti principali: una base, un cuore e una coda, cioè la nota aromatica di fondo. Vi faccio un esempio di un blend che mi piace tantissimo. In questo blend la vite è la nostra base neutra ed è la base neutra per eccellenza di custodi di erbe. Infatti la vite, la foglia di vite, quando viene ben essiccata, nel triturarla produce una leggera lanugine che aiuta la combustione delle botaniche che invece faticano a bruciare. E in più ha un aroma neutro che non copre gli odori. Un corpo perfetto qual è? È l'Artemisia. Ha un profumo caldo, avvolgente, profondo, ha un'ottima combustibilità e un ottimo sapore, leggermente amarino ma veramente piacevole. Ed è nel corpo che rientrano le botaniche che voglio utilizzare per sperimentare un loro aiuto curativo. E qui riprenderemo il discorso tra un po'. E infine c'è la coda. E potrebbero essere le foglie di arancio. Hanno un profumo leggermente agrumato che si sposa perfettamente con la rotondità dell'Artemisia. Quello che mi preme dire però è che se una sigaretta è rollata per un puro scopo ludico, allora ognuno creerà i propri blend a suo gusto, in barba a teste e code che possiamo suggerire noi. 1, 3, 7 botaniche, non sarò di certo io a dire qual è il blend perfetto, perché tutti siamo molto diversi e ognuno deve ritrovare nella propria sigaretta botanica il proprio gusto. Ad esempio, un altro mix che mi piace veramente tanto è quello che abbiamo chiamato Alba Mediterranea, composto da foglie di gelso, foglie di arancio e petali di rosa. Ha un aroma che mi piace tantissimo, ma brucia veramente male, continua a spengersi. Modifico la composizione? Mi piace così tanto che preferisco accendere le sigarette un paio di volte in più. E adesso vi faccio un altro esempio, il verbasco. Il verbasco è la botanica per eccellenza che rientra nel pensiero popolare delle sigarette terapeutiche ed è un cuore perfetto per un blend, ma per il mio personale olfatto e gusto ha un aroma discutibile, per cui preferisco completamente ometterlo. Il discorso cambia se voglio rollarmi una sigaretta per ricercare da lei un risultato specifico, relax, sollievo dalla tosse, un umore migliore. Qui il discorso cambia e le botaniche devono essere scelte con rigoroso scrupolo. Il mix deve essere composto da erbe sinergiche, di cui conosciamo i principi attivi e le controindicazioni e di cui siamo sicuri di non avere sensibilità e allergie. Per esempio, le sigarette di tossillagine sono realmente efficaci per i bronchi, ma presentano delle controindicazioni molto particolari a livello biochimico. Dobbiamo sempre ricordare che non tutto ciò che è naturale è innocuo, soprattutto se utilizzato con leggerezza. E poi sì, un tempo
e manco troppo lontano. Le sigarette botaniche erano intese non come vizio, ma come sistema di somministrazione. Come abbiamo detto prima, i polmoni, grazie alla loro vastissima superficie vascolarizzata, portano i fitocomposti nel sangue in pochissimi secondi. È la via più rapida, sì, ma è anche la più imprecisa, perché non si sa la quantità che viene assorbita e di più è estremamente rischiosa a causa della combustione. Se hai altre domande, ti aspettiamo qui sotto nei commenti e ti ricordiamo il nostro manuale Erbe da fumo per sigarette botaniche, l'erbario del fumatore consapevole, con oltre 30 botaniche per creare i tuoi blend. E troverai anche l'articolo dedicato sul nostro sito www.custodidierbe.it. Ciao, alla prossima!